Buonasera a tutti e buonasera a tutte e bentrovati per questa serata e questo incontro in cui io voglio parlarvi di un personaggio un po' particolare della scena mondiale pittorica che è Edward Hopper. Ma adesso passo ai saluti naturalmente perché siete molti e sono contento di ritrovarvi qui e spero che questa questa chiacchierata che facciamo insieme possa essere interessante, possa essere in qualche modo, una possibilità di incontrare e conoscere un pittore di cui magari superficialmente ci si accosta in maniera del tutto un poco fuorviante rispetto a quello che poi è il suo messaggio reale. Quindi io saluto Vincenza, saluto Marina, Davide, bentrovato, Alba, Sandro, buonasera. Buonasera a Eloisae, buonasera a voi, buonasera a Alessandro, Pellizzari Giuseppe, buonasera a Maria Vittoria, Ales, naturalmente a coloro che si sono collegati prima, a Milena, a Vito, a Roberto, liberamente, San Desiderio, io sono in quel del Ponente, buonasera a Rosi e buonasera a tutti e soprattutto buonasera a voi che mi state seguendo in differita, perché naturalmente questa live, come tutte le altre, andrà messa nella playlist le nostre live che trovate nel mio canale, dove trovate anche tutte le altre live che noi facciamo più o meno ogni 15 giorni qui sul canale, di cui tratto un argomento un po' in maniera particolare dal mio punto di vista, che è quello di indagare un po' di più su quelle che sono le implicazioni tecniche e pittoriche di un artista e l'eredità che lui ci ha lasciato in questo senso. Quindi buonasera veramente a tutti. Aspettate un attimo, buonasera Diego, buonasera Edgarda, Giovanna, Geppi, Claudia e non sei in sincro ma fa niente, di nuovo buonasera a tutti, buonasera a te, buonasera Carmela e volevo vedere Sandro che aveva scritto non so se sia il colore del colore verde Hopper, ma in questo momento mi prendi alla sprovvista. Comunque questo è. Prima di entrare in merito alla diretta, al tema della puntata, mi rallaccio a lui, a Hopper, per ribadire una cosa fondamentale, che secondo me non ha bisogno di essere detta se voi mi seguite da tanto del canale, ma è molto bello ribadirla, cioè il mio concetto. Non esiste il sacro fuoco dell'arte, non è perché uno sente di avere qualcosa da dire, lo possa dire, o meglio, lo possa dire senza prima aver fatto uno studio grande, un'applicazione molto severa e un impegno fortissimo che lo prende totalmente e con cui lui va d'accordo e influenza in qualche modo la possibilità, l'esterno, di esprimersi poi sulla tela o sul foglio. Quindi più noi riusciamo ad applicarci e più le cose che noi andiamo creando ci vengono semplici, semplicemente perché riusciamo a fare, data la nostra magari crescita tecnica, delle cose che il cervello ha pensato di fare. Perché è molto difficile, a me capita spesso, di mettermi a fare delle cose che non riesco a fare. E allora in quel momento io trovo come un muro davanti a me e questo muro deve essere superato solo con l'applicazione. Allora io le mie scelte stilistiche, le possibilità che ho di intervento con la matita, con la penna, col pennello, sulla tela o sul foglio, mi danno la possibilità di creare sempre più cose in maniera sempre più, diciamo, soddisfacente per me stesso. Se invece io ho pochi ingredienti, posso fare pochi piatti. Magari posso fare anche dei buoni piatti, però ne posso fare molti di più se io ho più frecce al mio arco e più possibilità di indagare il reale. Quindi la cosa fondamentale è quella sì di avere passione, però soprattutto di avere costanza, applicazione in quello che poi si fa.
E questa io credo di aver risposto a qualche domanda che mi si facevano, anche a proposito dei miei lavori appena che ho presentato, la volta scorsa, sabato, e mi si chiedeva come mi vengono queste idee e come io le esprimo e perché mi vengono queste idee. Queste idee mi sono dettate dalla possibilità tecnica che mi dà l'applicazione del disegno. Cioè io so che posso ottenere determinate cose e quindi, essendo un pochino più ampia, diciamo, di qualche tempo fa, la possibilità che ho di esprimermi attraverso la penna con nuovi segni sempre costruiti in maniera più particolare e singolare rispetto agli uni e agli altri, ecco, questo amplia anche le mie possibilità di pensiero e quindi di attivazione di quelle cellule che mi consentono di interpretare il reale, di creare qualcosa di nuovo e quindi prendere il mio bagaglio tecnico e metterlo al servizio dell'idea che in quel momento si sta formando o che io sto progettando di formare. Comunque adesso mi sembra il caso di iniziare a parlare di opere e magari poi questo ci porterà a fare delle riflessioni tutti insieme su il modo che abbiamo noi di guardarlo e di intenderlo. Allora, Hopper nasce nel 1882 in una cittadina che io ve la scrivo qua perché è per me impronunciabile, che è negli Stati Uniti naturalmente, e la scrivo qui se riesco. Non ci riesco. Aspettate. Allora vabbè, ve la dico. È Nyacha, che sarebbe Nyack o Noyak. È una cittadina nello stato di New York, è una piccola cittadina ed è sul fiume Hudson. Il fatto di essere sul fiume Hudson, già per chi magari conosce un poco di storia americana, può far risuonare qualche cosa e quindi può far rimandare alla Hudson School. La Hudson School era una formazione, un gruppo di pittori che dipingevano paesaggi in una dimensione molto grande. Se voi andate su Google e digitate Hudson School, vedrete come sono d'impatto e come sono straordinarie queste vedute. Ecco, Hopper nasce in quel piccolo contesto. Fate conto che lui è dall'altra parte del mondo di Pablo Picasso. Picasso nasce un anno prima di lui, nel 1881, però vedremo come veramente le strade delle persone sono completamente diverse e l'indagine che fanno del reale sia completamente diversa, però non così diversa dalla continuità che può avere la tradizione europea e l'influsso della tradizione europea su un pittore statunitense, un pittore americano. Quindi lui è fortunato, un pochino di cenni biografici, è molto fortunato perché è uno dei pochi pittori a cui i genitori lasciano la possibilità di fare il pittore. Quindi si iscrive ad una scuola che però di disegno commerciale, nel senso che sì, lo lasciano intraprendere questo tipo di formazione, però quello che aveva vicino a casa e la sua possibilità era quella di intraprendere questo passaggio in una scuola commerciale, che poi vedremo che poi gli servirà anche perché poi lui a un certo punto della sua vita farà il disegnatore e l'illustratore per procacciarsi da vivere, per sostenzarsi in qualche modo, anche se proveniva naturalmente da una famiglia borghese abbastanza agiata. Allora lui ad un certo punto nel 1900 va a New York, è una data fondamentale e storica perché di qua praticamente non se ne andrà quasi più e avrà il suo studio stanziale a New York, se non e andrà praticamente in altre città, ovviamente per brevi periodi in cui potrà fare esperienza. Però naturalmente la sua formazione inizia a New York. A New York inizia nella School of Art e lui a 18 anni arriva a New York ed ha la fortuna di avere come professori due importanti personaggi che sono William Merritt Chase, che poi magari citerò e scriverò nella descrizione, e un altro importantissimo pittore che è Robert Henry. Robert Henry, mi sono segnato una frase piccolissima che lui dice,
e che ovviamente rimarrà impressa come il fuoco nella testa di Hopper. E lui dice, il grande artista, diceva Robert Henry, non riproduce la natura, ma esprime attraverso la sua essenza le sensazioni più forti che la natura ha prodotto su di lui. Quindi se voi andate a vedere per esempio i dipinti di Robert Henry oppure di quelli di William Mary Chase, non vedrete nessuna assonanza con i dipinti di Hopper, perché naturalmente quando uno insegna in una scuola d'arte lascia un poco da parte quella che è la sua natura e cerca di imprimere, di dare agli allievi la possibilità di iniziare a dialogare con il modello, con il disegno dal vero, quindi con la costruzione del segno. Però come abbiamo detto, le cose fondamentali da fare sono quella di avere tantissima passione, quindi disegnare moltissimo, però avere la possibilità anche di avere di vedere, di andare a esplorare quello che veniva fatto prima di noi. E nonostante negli Stati Uniti vi fossero dei pittori che stessero indagando sulla realtà, non solo da un punto di vista paesaggistico, ma anche proprio proprio di analisi del costume, della società e della visione proprio della realtà americana che avevano intorno. Se noi pensiamo a Thomas Benton, che è un altro pittore, che è quello che sarà poi il maestro di Jackson Pollock, e altri pittori del Midwest che vanno a cercare e cercano di interpretare la pittura in maniera proprio per indagare non solo sul paesaggio, ma anche sulle persone all'interno del paesaggio. Questo è fondamentale. Poi vi è una cosa interessantissima e importantissima, che naturalmente i più grandi collezionisti di opere diciamo, dell'impressionismo e quindi dell'espressionismo sono americani o russi, i più grandi. Per cui cosa questo vuol dire? Vuol dire che cominciano a importare negli Stati Uniti una pittura nuova, una pittura che parla un linguaggio un poco diverso e che attrae moltissimo i giovani. E li attrae talmente che coloro che possono permetterselo varcano l'oceano e vanno a vederli davvero questi dipinti come sono. Ed è il caso di Hopper. Quindi praticamente Hopper cosa compie? Compie nel 1906 e poi nell'8 e poi nel 10, quindi farà 3 tappe in Europa e curiosamente lui va in Gran Bretagna, va in Germania, in Olanda, in Francia, moltissimo, però non va mai in Italia. Almeno questo io non l'ho trovato. E quindi va nei posti, e noi intendiamoci siamo nel 1906, nel 1910, da dove provengono le novità maggiori. E su di lui ha grandissimo impatto il lavoro di moltissimi personaggi che lui visita e dei dipinti che lui ha la possibilità di vedere. Soprattutto gli interessa moltissimo Degas. Il fatto che gli interessi Degas è significativo del fatto che è molto più attratto in quel momento e riesce a cogliere in quel momento quello che sarà poi la sua, diciamo, dedicazione futura, che sarà quello di ambientare delle figure all'interno di spazi. Naturalmente non gli sono estranei tutti gli altri pittori, ma soprattutto dei pittori quello che di cui lui è impressionato non è tanto il cosa loro rappresentano, ma il come lo rappresentano. Questo per lui avrà un impatto fortissimo. E siccome noi dobbiamo tener presente che noi abbiamo davanti un borghese, una persona abbastanza distinta, abbastanza una persona, da quello che io ho letto, non molto loquace, una persona che non ha molta voglia di apparire in maniera spropositata e che di introspezione, che cerca veramente di portare la sua esperienza, però di cavare da quello che sta vedendo qualcosa di interessante. Quindi comincia a lavorare
e lavora anche a Parigi. Lavora a Parigi, lavora in Francia e costruisce dei dipinti, soprattutto degli acquarelli, che riesce quindi riesce a dialogare con ciò che vede e quindi fare esperienza sul posto dal vero su quello che vede. Quindi la formazione è duplice, è quella della scuola da una parte ed è quella di un certo tipo di pittura dall'altra, mediata dall'esperienza fortissima di quei pittori che fanno di questi racconti una narrazione all'interno del dipinto di qualcosa che sta accadendo. Ed è per questo che Degas lo colpisce in maniera particolare. Lui poi ovviamente ritorna in America, ritorna in America e tra i suoi viaggi del 1909 del 1910 fa una piccola mossa di questi lavori che lui aveva fatto, però senza nessun tipo di risultato, nel senso che però lui dice una frase interessantissima, dice: "Ci vollero 10 anni perché io mi scrollassi dalle spalle, per cui io mi lasciassi l'Europa dietro le spalle". Quindi questa eredità che lui aveva visto in Europa era stata fondamentale, talmente fondamentale che lo plasmava e lui ne sentiva assolutamente il peso. Io voglio citare sempre le sue frasi perché poi sono quelle le cose più interessanti da dire e da annotare, perché chi meglio di lui può parlare di questo. Dice: "Il mio obiettivo in pittura è di usare sempre la natura come mezzo per provare a fissare sulla tela le mie reazioni più intime nei confronti dell'oggetto, così come esso appare nel momento in cui lo amo di più. Perché io poi scelga determinati oggetti piuttosto che altri non lo so neanche io con precisione, ma credo che sia perché rappresentano il miglior modo per arrivare a una sintesi della mia esperienza interiore". Adesso facciamo un salto e arriviamo al 1921, dove presentiamo il primo dipinto di questa rassegna, di questi pochissimi dipinti che io vi presento e che vedremo come sia così non diverso, però così ancora ancorato a quella che è la pittura europea che ha appena visitato e come veramente sia difficile scrollarsi dalle spalle quell'eredità così gravosa, però utilissima. Andiamo subito a vedere questo dipinto. Il dipinto di cui parliamo in questo momento e che vedete sullo schermo si intitola Monaghan House, è stato composto tra il 1916 e il 1919. Non si sa con esattezza quando sia stato, voglio dire, il momento esatto, perché io ho trovato queste due date e di queste due date io vado assolutamente a tener conto. È nel Portland Museum of Art, che l'ho acquistato non tantissimo tempo fa ad un'asta. Andiamo a vederlo nel dettaglio questo dipinto. Allora, guardiamo un po' quanta pittura c'è sopra questo dipinto rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere in un certo qual modo nelle sue opere più tarde. Vedete, proprio c'è un'esplorazione straordinaria degli spazi che delimitano il colore. Questi colori che vengono messi su, come questo tetto della casa, come questo verde, deve essere tanto colore perché devono essere coprenti e devono dare proprio la sensazione visiva del corpo della pittura. Guardate questa pennellata qua di bianco e guardate quanto colore c'è qua sopra, ma non è un colore che è, come nel caso di Van Gogh, è qualcosa che macina, con cui diciamo il pittore ricostruisce attraverso il segno. Qua è proprio la volontà di definire il dipinto in strati, diciamo in porzioni e dare a quelle porzioni un significato bidimensionale, ben preciso e caratteristico e fondante proprio di tutta la pittura che lui farà.
D'ora in poi, quello che è importante per Hopper è stabilire che vi sono dei confini ben precisi fra le zone di colore. Queste zone di colore non si sa bene come, ma debbono essere coperte e quindi lui pensa giustamente all'inizio che la cosa fondamentale da fare sia quella proprio per restituire molto colore, quello di coprirle con moltissimo colore. Poi vedremo che via via lui riuscirà ad avere un rapporto con il tono e con il colore talmente tanto importante che il colore sarà pochissimo sulla tela e quel poco colore che lui darà avrà un'impronta assolutamente significativa su di esso. Vedete come, pur essendo il colore molto, molto compatto e molto denso, sia allo stesso tempo molto pulito. Ovviamente qua notate come il colore qua sia stato dato in più mani. Questo qua non è un dipinto che è stato fatto, come si direbbe, alla prima, se non in qualche pennellata, come magari vediamo queste pennellate di blu che lui si porta dietro ovviamente e sono strisciate dal bianco che c'è in sottofondo, però lui l'ha lasciato così. Ovviamente questa con più corpo e questa più scavata sull'azzurro che è fresco. Però queste, vedete, queste qua sono state date su una pittura ormai asciugata. Queste sono le cose fondamentali. E quindi andiamo a vedere la tavolozza sua che usa, è veramente una tavolozza molto, molto, molto scelta e ben calibrata. Vedete come l'azzurro di questo mare è calibrato con questo azzurro. Ecco perché la tradizione europea. Perché se noi andiamo a vedere, anche se lui non lo nomina molto spesso, se noi andiamo a vedere la casa dell'impiccato, che era uno dei primi dipinti di Cézanne, non troviamo che vi siano cioè vi sono non poche analogie con questo dipinto. Quindi è proprio vero che questo ha che la tradizione europea macina ancora in lui, assolutamente. E quindi in questo caso fa un percorso che a lui gli sembra molto moderno, perché ovviamente questi dipinti gli americani li cominciano a vedere per la prima volta, e soprattutto i dipinti che sono espressionisti e poi via via tutti i dipinti delle avanguardie che arriveranno dopo. Ma questo poi ci arriveremo e di cui la cui diciamo le persone a cui si sentirà vicino saranno proprio gli astratti, i dipinti più formali, che sembrerebbero non entrarci poco con la sua pittura, però vedremo come poi nel passare del tempo vi saranno proprio delle sezioni in cui l'astrazione geometrica dei volumi sarà fondamentale e magari l'impatto con un pittore come Mondrian o come tutto quel tipo di astrattismo di carattere proprio formale abbia un fortissimo impatto su di lui. Ma lui non si ferma alla pittura. Infatti ad un certo punto lui e fa questa esperienza per poi nell'arco di pochi anni abbandonarla completamente, però fa questa esperienza, si avvicina all'incisione. E lui incide una serie di acqueforti, di cui questa è una delle più famose, e si intitola Evening Wind, cioè vento della sera. Qua vediamo una incisione ovviamente del 1921. Quella prima era 16-19, questa qui è 1921. Naturalmente lui si porta ancora qua la tradizione, cioè quello che ha visto in Olanda, si porta tutta la tradizione del tratteggio di Rembrandt, però e di altri, e di Goya soprattutto, e però lo traduce verso una visione tutta sua e particolare e assolutamente singolare, che non lo caratterizzerà più nel corso della pittura. Non vi sarà più nella sua pittura questo incredibile movimento che noi vediamo in questo momento nell'incisione. Andiamo a vederla un pochino da vicino, così vediamo veramente cosa vuol dire la ricerca e la possibilità che ci dà
il fatto di poter saper fare delle cose per poter magari non utilizzarle poi dopo nei nostri lavori, però il fatto già di poterle saper fare ci dà una carica in più, una consapevolezza in più che poi noi usiamo negli altri dipinti in cui noi ci cimenteremo. Vedete, la ricerca però c'è già di una figurazione, scusate, di una figurazione particolare, e questa figurazione introduce uno dei temi interessanti e direi fondativi della sua pittura, quella delle figure umane dentro uno spazio. Ecco, qui vorrei aprire una piccola parentesi mentre guardiamo questa incisione, in riferimento a ciò che vogliono dire i dipinti. È per quello che io all'inizio parlavo di idea fuorviante della pittura di Hopper. Molte volte si associa la sua pittura alla rappresentazione della solitudine oppure dell'alienazione cittadina. Invece, nei suoi scritti e in ciò che lui dice, è fondamentale andare a scoprire che queste indagini che lui fa su questi spazi non sono nient'altro in realtà che la ricerca di elementi da bilanciare all'interno di una composizione. Questa composizione, e ovviamente tutte le cose che lui vede e annota dentro gli appartamenti, dentro i negozi, le persone affaccendate, gli risultano fondamentali per la sua costruzione del linguaggio dentro quei dipinti da un punto di vista proprio formale. Infatti i titoli che lui dà non sono dei titoli riguardo una, diciamo, una connotazione specificatamente e non li connota da un punto di vista proprio non mette degli aggettivi dentro i dipinti. Non dice, non so, visione oscura o malinconica della notte, no, assolutamente. E questo ci dà modo di comprendere come sia fondamentale in lui il bisogno proprio di ricerca. E quando lui costruisce un dipinto, come vedremo poi alla fine, di cui vedremo di un dipinto proprio la nascita, la sua gestazione e la parte conclusiva. Ecco, lui quando costruisce un dipinto non lo costruisce di getto, ma è una cosa formale che ha pian piano una nascita, una crescita, una formazione e una stesura finale. Per cui non è un dipinto emozionale, ma è in maniera abbastanza fredda, magari anche ad alcuni potrà sembrare anche voglio dire, arida, è la ricerca formale di un bilanciamento all'interno di un quadrato, di un rettangolo che deve apparire dentro un'immagine. Lui è molto affascinato ovviamente dal teatro, molto affascinato dal cinema, e ovviamente il cinema come il teatro gli offrono degli spunti, perché sono già delle costruzioni in cui all'interno di questo rettangolo vi sono delle persone all'interno di stanze. E questo è una cosa che a lui piace moltissimo, e quindi non copia assolutamente il cinema, oppure magari sarà il cinema ogni tanto a copiare lui, se non che se noi abbiamo la possibilità di vedere i film di quel periodo lì, riusciamo veramente a intuire qual è che sia la sensazione, il sentimento più forte che lega la grammatica dei suoi dipinti. Lui utilizza tutto, utilizza ciò che vede al cinema, ciò che vede a teatro, per ricostruire un palcoscenico all'interno del quale ci sono dei personaggi che sono messi in quel momento, in quel posto lì, unicamente per rappresentare un oggetto che stia bilanciato con un altro e con un particolare protagonista fondamentale che è la luce. Quindi lui fa esperienza, abbiamo detto, con la pittura d'olio, poi fa esperienza con l'acquaforte e poi fa anche esperienza con l'acquerello. Lui fa moltissimi acquerelli
E a questo proposito, noi siamo qui nel 1923 e questo qua mi sono ricordato di dirvi che il primo dipinto era 24 per 32 centimetri, quindi abbastanza piccolo. L'incisione è ancora più piccola, 21 per 17 centimetri, e questo che andiamo a vedere adesso è un dipinto ad acquarello del 1923. Apartment House, no, aspettate un attimo, ecco, no, scusate, del 1924, ed è Haskell's House, ed è alla National Gallery of Art di Washington DC. È acquarello su grafite, perché come andremo a vedere adesso c'è il disegno a grafite, del 1924, è fatto su cartoncino, 34 per 49 centimetri. E qua interviene un altro elemento fondamentale, che è la luce. Quindi 2 sono gli elementi su cui lui costruisce la sua pittura. Uno è il bilanciamento formale, quindi le forme all'interno del dipinto, e la luce all'interno del dipinto. Che essa provenga dal sole, che essa provenga dalle luci elettriche, quindi dalle luci che sono dentro gli appartamenti, oppure di notte che provengono dai lampioni della strada, è fondamentale la fonte luminosa e ricostruire la luce, non come fanno gli impressionisti, che dipingono la luce ed è solo quella. No, lui qua gli dà una connotazione formale, quasi fisica, una protagonista con i varie campiture di colore per definire il dipinto. Infatti le sue architetture sono abbastanza paradigmatiche e molto, molto personali. E quindi la scelta di fare questo dipinto non è data solo dalla costruzione della casa, di come è fatta la casa. Vedete qua che sotto abbiamo, lo ingrandisco ancora un po', abbiamo la matita. Vedete la matita che lui ha lasciato e le pennellate. Qua si riesce benissimo a vedere le pennellate che lui ha dato prima e quelle che ha dato dopo. Allora, ovviamente la costruzione è data il bianco che vedete è il bianco del foglio, non usa ovviamente nessun bianco. Le parti scure sono le parti che lui definisce, direi quasi per ultime, e le parti abbozzate, le parti di definizione della finestra, di questa cancellata sopra la casa, sono le cose ultime che poi che lui dipinge dopo in questa casa. Ma è fondamentale andare a vedere come lui riesca a usare la luce per costruire il suo soggetto. Non dipinge la luce per costruire un'ambientazione, ma usa la luce come fosse un elemento fisico, qualcosa che gli permette di dare al dipinto una stabilità. E questa è la cosa fondamentale che lui fa. E ovviamente all'interno di questi dipinti, proprio perché sono così esatti e sono così come dire, portati in maniera così semplice e semplificati al massimo, che ovviamente noi tendiamo a ricostruire una realtà e a giocare sull'interpretazione, sulla storia che può esserci dietro questa realtà. Ecco, questo è una cosa a cui lui ogni tanto si riferiva in maniera molto curiosa e diceva: I miei dipinti sono costruiti in maniera tale da essere proprio importanti per come si vedono. Poi le persone mi domandano che cos'è quella scena che io rappresenti, ma io non so assolutamente cosa rispondere loro. Ecco, è questo un po' il sunto della questione, è la cosa importantissima da poter dire su di lui. Vi sono anche, oltre a Rembrandt, vi è anche un altro pittore che lui sicuramente ha visto in Olanda e di cui è rimasto molto colpito e affascinato, che è naturalmente Vermeer. Quindi secondo me lui lo ha visto e ha visto la possibilità di trasportare in maniera moderna quello che era un certo tipo di atmosfera, e anche lì, anche in Olanda, si trattava di luce, però lui qua la voleva
la volevo astrarre maggiormente, riportare maggiormente proprio riportarla al significato proprio di sezione fisica proprio del dipinto, da cui non poter prescindere mai. Naturalmente queste case fanno venire in mente un altro famoso dipinto che magari voi avete visto molte volte, che è House by the Railroad, che è stata molte volte attribuita, che ricorda la casa che poi ha usato Hitchcock per fare Psycho. Ma questa, voglio dire, è un'altra storia. Questo qui, invece, che abbiamo è un dipinto di cui parlavamo prima, è uno dei, diciamo, dei primi, è il primo quadro che lui vende e che entra in un piccolo museo. In questo caso il dipinto è Apartment House, è del 1923, quindi un anno prima di quello che noi abbiamo visto, ed è 60 per 73 centimetri ed è un olio su tela. Allora, voi qua vi sono pochissime cose, però andiamo già a notare come rispetto al primo dipinto vi sia una certa corposità in alcune zone e soprattutto in quelle luminose, però già il colore come si fa più sottile, anche se la preparazione, come vedete, del dipinto è molto densa, però il colore sopra si fa sottile. Le figure sono accennate, la figura in questo caso è accennata e vedete che il richiamo della luce su questo bordo serve proprio per dare la possibilità all'immagine di costruire una relazione con la luce sul bordo, perché fuori non c'è la luce. Noi notiamo la luce che c'è in questo dipinto solo per questa piccola linea, questa grossa campitura e queste macchie di bianco sul grembiule della signora. Se no la luce noi non la vedremmo che esiste. E quindi da qui si nota come la pittura di Hopper, come lui usi la luce fondamentalmente per costruire il dipinto e come di questa luce, abbiamo detto, vi sia proprio una connotazione pratica, fisica della sua pittura. Vi è un avvenimento fondamentale. Ecco, ho dimenticato di dire che ovviamente la costruzione pare claustrofobica, perché ovviamente qua abbiamo una casa vicina ad un'altra, e quindi vediamo all'interno di questa casa un vaso di fiori, quindi sappiamo che questa è abitata, la casa è abitata. Però è fondamentale, per noi la cosa fondamentale è quella di riuscire a vedere come lui possa creare questo spazio che sta tra una casa e l'altra, possa costruire questo spazio per usarlo proprio come struttura formale per equilibrare il dipinto. Vedete, è come se ci fosse una diagonale che passa attraverso questi due edifici, viene in qua e quindi ci costruisce il vuoto davanti a noi, e quindi questa finestra trapassa questa, e quindi queste tre finestre, una, due, e la finestra che noi diciamo che è questa qui, che noi abbiamo qui davanti, e da cui noi vediamo il nostro soggetto, che in questo momento noi possiamo pensare che possa fare qualsiasi cosa, ma a Hopper in definitiva interessava poco, e vediamo questa macchia del pavimento. Quindi i componenti sono pochissimi, però ci costruiscono un'atmosfera interessante proprio per questa suo bisogno di astrazione finale dei piani, in cui lui, all'interno di queste astrazioni di piani, mette all'interno una figura per farceli diventare credibili. Se non ci fosse questa figura qui, noi non riusciremo a leggere in maniera esatta, o faremo fatica a riuscire a capire come è proprio fatto questo appartamento che lui sta disegnando. Ecco, la figura gli serve proprio per questo motivo.
Adesso il prossimo dipinto, e vorrei fare una piccola pausa per tra questo dipinto e il prossimo, per parlare di un personaggio essenziale nella vita di Hopper, che è sua moglie. Che sua moglie, che era un artista abbastanza importante, perché è una persona che lui conosce ad un certo punto della sua vita, ma questa persona aveva già esposto con pittori abbastanza famosi, e io non voglio entrare nel merito della discussione, però ovviamente lui sposa questa persona, si incontrano a 40 anni, e questa persona si chiama Josephine Verstille Nivision. Questa persona, che era un artista, a poco diciamo, si spegne da un punto di vista dell'arte per dedicarsi totalmente a lui, ma questo non lo fa con buona voglia. Viene in qualche modo, dai suoi diari che racconta e da come li racconta, proprio quasi costretta dalla sua figura a scegliere di mettersi in ombra e di ad un certo punto smettere di dipingere, proprio per annullarsi completamente. Ad un certo punto lei non si firma più con il suo nome, ma con il cognome del marito, e poi lui gli dice che è meglio che non si firmi, e quindi diventa la sua modella per tantissimi quadri che lui fa, anche quando è molto anziana, poi lui la ritrae sempre giovane. E questa persona è una persona di cui magari poi potremmo parlare anche insieme a tante pittrici che, ahimè, sono rimaste, che sono state messe in ombra dalle persone che hanno avuto modo di poter avere libero campo, perché in quel momento la società, formata in un certo modo, glielo poteva consentire. Però poi può essere anche una propria scelta di essere proprio all'ombra, e poi di essere completamente misconosciute e disconosciute. Questa signora ha fatto anche la modella per un quadro fondamentale suo, che ve lo presento, ed è un quadro molto tardo e si intitola Morning Sun, Sole del mattino, al Columbus Museum of Art, ed è 101 per 75 centimetri. Io ho trovato dei disegni preparatori e li vediamo insieme di questo dipinto. Allora, questo qua è il primo dipinto, il primo disegno, la prima idea. Quindi la prima idea era quella di fare stare una persona dalla finestra e quindi di lasciarla avvolgere dalle luci del mattino. La prima posa, come vedete, è di spalle, quindi è messa in una posizione completamente diversa da quello che sarà poi il dipinto finale. Invece qua è messa nella posizione che più o meno assumerà nel dipinto finale. Però ovviamente la parete di fondo no. Però vedete, questo qua è un primo studio di questo dipinto. Questo è un secondo studio. Ecco, questo qua è uno studio che ci fa vedere come lui abbia scelto a un certo punto di interpretare questa persona seduta su un letto, avvolta dalla luce del mattino, che però non viene tanto rappresentato su di lei quanto rappresentata sul muro. Quindi vi è qui palesemente una grandissima abilità di costruzione dei piani e di costruzione del dipinto che poi andrà a fare. Quando vedete i dipinti di Hopper, si ha sempre l'impressione che ciò che si vede sia molto semplice da poter realizzare, ma proprio per la sua semplicità occorre una preparazione e una costruzione molto complessa per riuscire ad arrivare proprio a quella semplicità. Poi vi sarà, adesso lo faccio vedere più da vicino, tutti questi qua sono tutti disegni che sono al Whitney Houston
Museum, e tutte le opere di Hopper che lui ha fatto sono tutte state poi, dopo la sua morte, donate al Whitney Museum da sua moglie, che morì poi, guarda caso, morì un anno dopo di lui, e lui morì nel 1967. Lo studio successivo è questo. E questo che è interessantissimo, perché lui qua annota delle cose come faceva spesso. Noi andiamo a vedere se possiamo interpretare qualcosa che c'è. Qua c'è scritto, vediamo, dark and shadow, dark against the wall, lo scuro contro il muro, gray green, warm cadmio in here, vuol dire un caldo colore rosso, poi calore, warmer, quindi lui mette, vedete, half tone su questa gamba, mezzi toni, grigio caldo, grigio freddo, cold gray qua sulla gamba, poi qua abbiamo altre, però non è importante tanto decifrarle, quanto è importante per lui avere la possibilità di darsi anche una costruzione non solo dell'immagine come viene costruita, ma anche del colore e dei toni che devono essere usati per essere realizzata. E qua vediamo dei particolari. Qua vi sono dei particolari del lenzuolo, del cuscino e delle dita di lei e del braccio. E qua alla fine abbiamo la figura, più o meno come deve essere nell'immagine originale, nell'immagine definitiva. Questa qua è sempre Jo, la sua moglie. È un disegno, secondo me, proprio straordinario questo, che ci fa capire quanto la sua struttura proprio di formazione sia essenzialmente accademica, nel senso più forte del termine, quindi nel senso più consapevole della possibilità dell'intervento del chiaro e l'oscuro del disegno per rappresentare le masse, e quindi più efficace possibile. Guardate questo particolare qua, dove questa riga molto tirata ci fa subito intuire che tra i piedi e questo vi è un lenzuolo molto teso rispetto allo sprofondo di questi piedi. E poi ovviamente abbiamo il dipinto finale. Questo dipinto finale si chiama Morning Sun. Vi sono persone che hanno, ovviamente, possono dare delle connotazioni da un punto di vista psicologico, delle interpretazioni, ma vi assicuro che ciò che lui voleva dire tramite questo dipinto non era nient'altro che quello che vedete in questo momento sul dipinto. Una costruzione formale di una figura all'interno di piani di costruzione. Guardate come questa parte qua e questa parte qua e il letto rappresentano i tre fondamentali piani dentro cui noi leggiamo una dimensione, che è quella di uno spazio dentro un parallelepipedo. Poi vi è lo spazio esterno e quindi la possibilità di avere un colore rosso che riprenda il colore rosso in qualche modo dell'immagine di lei. Qua c'è tutta la costruzione del disegno che abbiamo visto sopra e qua l'immagine di questa persona completamente in posa. E questo è fondamentale. Le figure di Hopper devono sembrare, ed è questa la cosa che lui voleva, in posa, perché facevano parte di una costruzione, di una finzione e quindi di una ricostruzione del reale. Quando lui faceva un dipinto, non copiava mai ovviamente da una fotografia, ma metteva insieme tante cose che lui vedeva, magari la visione di una camera, la visione da fuori di una finestra, di un certo tipo di facciata di palazzo, e poi una figura che magari poi lui copiava, da cui prendeva come modello qualcosa o qualcuno, e poi inseriva tutte queste fotografie all'interno del dipinto. Vi sono tantissime
immagini sue costruite in questo modo qua, in cui la relazione è fortissima tra le persone che sono presenti e tra le immagini del dipinto che noi abbiamo finale, però in realtà sono costruzioni. Questa immagine è costruita nella sua mente e riportata lì sul dipinto. Non c'è non c'è stato nulla di così reale nel mondo prima. È stato costruito da lui dentro il dipinto. È questo che rende i dipinti di Hopper così fondamentali. Il fatto che la sua pittura sia caratterizzata dalla costruzione del dipinto all'interno del dipinto. Quindi non c'è nulla di reale dentro il dipinto. Quello che noi vediamo dentro il dipinto è una costruzione sua della realtà. È come se lui avesse dei modelli, dei modellini, che li mette in una pose e costruisce delle situazioni e poi le dipinge. Questo è quello che fa Hopper. E questo è quello che noi dobbiamo fare quando guardiamo i suoi dipinti. So che è difficilissimo, perché vi sono dei dipinti in cui noi vediamo magari diciamo una segretaria all'interno di questa stanza che mette a posto dei documenti, e vediamo lui che magari è chino e sta guardando le carte in un ufficio e sta scrivendo, e noi pensiamo quella lì può essere l'amante, oppure può essere è notte, oppure se ne sono andati via tutti e stanno lì, oppure è mattino prestissimo, oppure chissà cosa succederà, oppure lei starà uscendo, lui sta rimanendo dentro. Quindi noi costruiamo tutta una realtà, una finzione che va al di là di ciò che pensava lui. Lui pensava fondamentalmente a costruire veramente un oggetto dipinto e una costruzione che gli desse quella sicurezza proprio e quella stabilità di proporzioni tra quello che vedeva, perché la sua realtà era quella, la ricostruzione della realtà con delle immagini. Poi vi sono dei bellissimi paesaggi suoi, vi sono delle case a schiera magari in taglio, in prospettiva, con due persone che sono magari appoggiate alla balaustra che prendono il sole. Ecco, noi proprio per questo motivo, per la sua pulizia del segno, per quella pittura che è in bilico fra la pittura e l'illustrazione, noi abbiamo diciamo, la tentazione molto forte di ricostruire all'interno di esso una storia. E questa è la cosa fondamentale. Esatto, come dice Gian Giotto, pochi quadri all'anno lui faceva molti schizzi, molti studi, e soprattutto lui aveva la capacità di essere innanzitutto abbastanza fortunato da un certo punto di vista per dedicarsi anche praticamente quasi totalmente alla pittura che gli piaceva fare, anche perché c'è stato poi un riconoscimento suo, e quindi i suoi dipinti si sono cominciati a vendere, ma soprattutto sono cominciati ad acquisire già dai musei quando lui era ancora in vita. Ma questo è fondamentale, il fatto che di vedere, di immaginare che dietro i dipinti suoi ci fosse uno studio così grande, così complesso. La cosa interessante è che lui ha preso poi parte in maniera non attiva, nel senso che non si è mai esposto in prima persona, ma lui ad un certo punto partecipa a una rivista che si intitola Realist, in cui c'è una rivista realista che nasce per l'esigenza sua e di altri pittori, e vi era dentro anche Ben Shahn, ad esempio, un pittore molto famoso dell'epoca, in cui loro in qualche modo alzavano la voce nei confronti dei musei, nei confronti dei critici, per la mancanza di attenzione che in quel momento aveva il realismo nei confronti
il realismo da parte dei critici e da parte dei musei. Ecco, loro si vedevano instancabilmente 1 o 2 volte alla settimana per qualche anno, si son visti e hanno dato alla luce questi volumi di questa rivista che sarebbe preziosissimo avere la possibilità di trovare. E lui era sempre presente, non si è esposto mai in prima persona, sono state scritte anche delle lettere a cui è stato risposto anche da un punto di vista direi curioso e particolare da parte dei musei, dandogli addirittura dei comunisti perché loro ovviamente portavano avanti un'intenzione realista che era quasi uguale, secondo i musei, che invece si schieravano dalla parte di una tendenza alla una figurazione più espressionismo astratta, e quindi che si avvicina molto di più al realismo magari sovietico che non alla pittura che in quel momento era sostenuta diciamo dalla critica e dai musei dell'epoca. Quindi lui continua imperterrito a fare la sua ricerca pittorica senza nessun particolare, diciamo, sussulto, e continua. Lui litigava spessissimo con la moglie, avevano dei conflitti accesissimi, e anche se la moglie ovviamente si occupava di lui totalmente, anche da curargli proprio la vendita e la possibilità di fruizione delle sue opere d'arte, eccetera, eccetera, durante le loro nozze d'argento, lei gli scrisse un biglietto con scritto dovremmo darci la Croix de Guerre perché siamo reduci da una battaglia infinita. Come dire, la nostra vita insieme non è stata una vita coniugale, ma è stata una vita di assoluta battaglia. Però nonostante tutto, quando si trattava dei suoi dipinti, tutti e due si mettevano al servizio della sua immaginazione e del suo sogno, che era quello di rappresentare la realtà in quel modo. Un video simile al tuo, dice Gian Giotto, è quello di Nicola Vital su Opere qui su YouTube, straordinario, di qualche anno fa, te lo consiglio. E Lebris, ciò che lui voleva dire non coincide con quello che lui ha espresso. Noi tutti siamo molto più inconsci di quanto pensiamo di essi. I suoi dipinti trasmettono contenuti emotivi di cui probabilmente non era consapevole, o meglio che non ha scelto consapevolmente di esprimere. Questo succede con tutti i pittori. Succede con tutti i pittori, ma soprattutto succede con quei pittori che sono molto espliciti. E allora, quando da un punto di vista formale tu sei molto esplicito, allora è così scarno, chiaramente hai il rischio di essere considerato che la tua pittura sia considerata parte del tuo inconscio. Mentre io non credo che sia così, credo che sia molto di più invece una costruzione proprio a tavolino della sua opera, perché anche ne parlava molto, ne discuteva molto di questa sua possibilità di mettere le cose, di come sistemare le cose all'interno del dipinto. Perché vi sono dei dipinti in cui non c'è assolutamente nessun tipo di contenuto emotivo. Se io per esempio faccio una fotografia di una persona che è alla finestra che sta pensando, ovviamente tu in quel momento lì sei portata a decidere di metterti da parte di quello che sta pensando dalla finestra, e chiaramente dai una connotazione particolare all'immagine che stai vedendo. Però è una tua costruzione. Non è la costruzione mia che ho fatto la fotografia. No, il sentimento e l'emozione c'è, Gabriella, perché il sentimento e l'emozione stanno proprio nel risultato della pittura. E quando quando il tuo risultato pittorico è arrivato a quel punto, tutto concorre a creare quell'atmosfera di silenzio che ti fa contemplare la pittura che hai sopra. E qui vengo al mio titolo, il Rinascimento americano. Lui
Sebbene non sia stato in Italia, ha amato molto un pittore che diceva, non mi ricordo più l'espressione che diceva, oggigiorno è un idolo, e parlava di Piero della Francesca. Vi sono delle attinenze fra lui e Piero, secondo me, straordinarie. Se voi guardate i dipinti di Piero, l'unica cosa che ovviamente lui aggiunge, e semplifica molto ovviamente, è la luce. Nei dipinti di Piero è come se le persone siano immerse in un acquario di luce. Non vi è un'ombra così netta, una luce così netta come nei dipinti di Hopper, però vi è lo stesso silenzio. Nella flagellazione di Cristo, di Piero della Francesca, Gabriella mi direbbe che dentro non c'è nessuna emozione, che non c'è nessun sentimento. Però l'emozione e il sentimento stanno proprio nella costruzione formale. Perché se noi guardiamo tutto attraverso l'ottica romantica, allora diamo solo una definizione, una spiegazione, una motivazione a quello che noi guardiamo. Il romanticismo, da quando è venuto fuori, è uscito fuori, ha permeato tutto e quindi continua a permeare ancora adesso la nostra percezione della realtà, giustamente. E quindi fa sì che noi siamo quasi degli individui emotivi a prescindere e che qualsiasi emozione sia legata al sentimento. Invece l'emozione può essere legata anche a qualcosa di estremamente spirituale e formale, come un equilibrio, come un'idea, come un pensiero che in quel momento diventano un dipinto davanti ai nostri occhi. Ecco, i dipinti di Hopper sono i suoi pensieri, non sono i suoi sogni. È uno dei pochi artisti che mi trasmette alla prima osservazione il suo stile pittorico personale, lo si interpreta subito. La cosa interessante è che dopo vi sono stati tutta una serie di emuli suoi, di cui non voglio assolutamente di parlare. La moglie era una sua consulente artistica che relazionale, sì, lo era, però ti assicuro che la sua sofferenza è stata straordinaria. Io ho avuto la possibilità di leggere dei pezzetti dei suoi 60 diari, poi ha concentrato tutto nei 60 diari in cui dice cose veramente, veramente pesanti, anche su di lui. Dice che di lui, dice lui, a un certo punto mi sembra che dica una cosa tipo: è uno straccio messo lì di cui non gli importa nulla né di lui stesso né di quello che ha intorno. È come uno straccio abbandonato, ma non quando stava per morire, ma molto prima. Molto prima. Le sue sì, e questa è la cosa straordinaria e interessante. Il fatto che nonostante questa grande battaglia, nonostante le nostre liti furibonde, lei poi ci siamo sublimato questa voglia di dipingere nella possibilità di dare a lui la possibilità di farsi conoscere, di dipingere. È strano, però, in certo qual modo è come se fosse, adesso la butto lì in maniera proprio proprio banale, come un Morandi che si è sposato. Ecco, mi dà sempre quell'idea lì. E tra Morandi, ecco, la visione che noi abbiamo di Giorgio Morandi, delle tele di Giorgio Morandi, è più o meno la stessa che dovremmo avere quando guardiamo le tele di Hopper. Non è tanto distante da lui. Ci sono solo dei personaggi, delle persone. Però vi è un quadro molto bello dove non c'è nulla, lo trovate, dove c'è solo una stanza con l'entrata della luce e basta. Ha comunque avuto riconoscimento tardivo. Negli anni 60 era appena accennato nei maestri del colore, la mostra che lui teneva al Whitney erano marginali, maestri europei dell'avanguardia. Sì, è vero questo. Però è anche vero che lui, nella sua città natale, a Portland o in altre parti, aveva
i dipinti suoi andavano subito nel museo, per cui negli Stati Uniti, per quanto riguarda le piccole realtà e i grandi collezionisti, era molto considerato. Poi ovviamente, questo lo si sapeva, e il fatto che potesse essere meno considerato anche perché la pittura che in quel momento lì era in auge non era senz'altro la sua. Ben Shahn, come sappiamo, che era un grande pittore, faceva l'illustratore per vivere. Non credo che se noi andiamo in giro anche negli Stati Uniti e chiediamo chi è Ben Shahn, ce lo possano saper dire, eppure è un pittore immenso, a mio punto di vista. Allora, vediamo se c'è qualche Hopper incisore. A me piace tantissimo per i suoi tronzati di tratteggi. Sì, è vero, Davide, è bellissimo, è straordinario. Ma lui lì aveva concluso tutto, sapeva che ovviamente non poteva dar di più perché gli interessava proprio la pittura, gli interessava proprio il colore, e quindi questo come l'acquerello, gli è servito proprio poi per riuscire ad ampliare le sue possibilità formali. Però lui aveva detto tutto lì in quel dipinto lì. Forse l'incisione era troppo grafica e non lasciava lo costringeva quasi a dare quel movimento che invece l'olio gli ha permesso che potesse essere statico. Infatti le costruzioni delle sue figurine proprio sono molto personali e sono sue, solo sue, e hanno proprio questa definizione della profondità e diciamo, come si dice, del volume dei corpi condotto in maniera veramente particolare. Sembra quasi di poter allungare la mano dentro il dipinto e prenderle, non perché sembrino in 3D, perché sono loro proprio che danno questa impressione di finitezza. Non è una pittura che ha molto, è fatta di tratti, no, è fatta proprio di colori univoci, quasi astratta, direi. Tutto quello che possiamo dire però è Hopper. Comunque, che grande tristezza e ripetitività queste storie di sacrifici femminili, anche non di donne qualsiasi, ma di artiste. Ma no, io non lo avvicino a Balthus. No. Perché Balthus aveva un'idea completamente diversa. Lì è un discorso anche un po' più surreale, surrealista. No, lì proprio stiamo nella realtà. Io Morandi proprio come non dicevo proprio anche come pittore, anche come proprio personalità, come persona. Io non ho visto dei video di Hopper, però come persona ce lo vedo molto, ecco. Allora, tristezza, non è questa situazione qua, è una situazione un po' particolare, io non me la sento di giudicare, non è una tristezza più o meno, mi interessa poi alla fine mi interessano i dipinti. Quello che poi c'è dopo, appunto, è gossip che ci può anche servire, può essere interessante, ma cioè staremo a parlare qua di opere anche se fosse stato un assassino, ecco. Cioè, voglio dire, fosse stato un ladro. A me la cosa fondamentale adesso che interessa è quella dei suoi dipinti, e la citazione della moglie l'ho fatta solo a livello proprio biografico. Non mi sognerei mai di giudicare né lui né lei, non è il mio compito, ecco. Sì, Vito, l'inquadratura cinematografica è sia nell'uno che nell'altro, nel senso che veniva spontaneo. Se tu vivevi a New York in quel periodo lì e ti guardavi dalla finestra e scattavi qualsiasi fotografia era un'inquadratura cinematografica, perché la percezione che noi abbiamo dell'America di quel periodo lì è quella lì. Ma se tu vai da una persona del 1920, 30 e gli fai vedere dei dipinti di Hopper, non ti dice che sono dei film, ti dice che è la realtà quella che vede tutti i giorni.
Va bene, io ragazzi vi ringrazio di essere stati qui. È un argomento molto difficile e complesso, però mi interessava trattarlo perché molto spesso mi vado a cercare i suoi disegni per la costruzione dei dipinti, ho avuto l'occasione di vederli dal vivo e devo dire che merita tantissimo, merita questa esperienza perché poi si capiscono molto si capisce moltissimo cosa abbia voluto dire per lui affrancarsi dalla pittura europea e poi approdare a una visione più americana, più sua della pittura. Vi saluto tantissimo e grazie, grazie di essere stati qui e soprattutto grazie della vostra stima e del vostro affetto e di perdonarmi che alle volte la mia passione va proprio al di là e magari do delle sentenze e dei giudizi abbastanza tranchant, come dire, però è quello che sento. Quindi prendetemi così come sono. Un saluto a tutti voi. Un ultimo commento: io lo adoro e mi emoziona tantissimo. La moglie non credo sia stata costretta a giocare sulla pistola al tempio. Ogni coppia ha il suo equilibrio e le sue misteriose ragioni. Grazie a voi tutti. Ciao, un abbraccio e buona settimana e ci vediamo sabato. Mi raccomando. A voi.